Questo episodio di Monday Night Raw si apre con CM Punk e ringrazia tutti i vigili del fuoco e tutte le persone della California che hanno aiutato quelle povere persone a salvarsi da questa catastrofe naturale. E ovviamente un pensiero va anche a tutte le persone che purtroppo non ce l'hanno fatta. E poi chiede a tutti se settimana scorsa hanno visto la premiere di Raw su Netflix e se tutti hanno visto lo Straight Edge battere il messia Seth Rollins. Punk ha tante cose da togliere sulla sua lista personale e Seth Rollins è una delle cose a cui non deve pensare più. L'anno scorso alla Royal Rumble Punk ha disputato il suo primo match televisivo in WWE dopo oltre 10 anni, ma non è andata come sognava. Ora il futuro cosa gli aspetta? Lui sognerebbe di vincere la Royal Rumble per poi realizzare il suo più grande sogno. Noi non vediamo il cartello che ogni tanto è posizionato sopra il pubblico con scritto WrestleMania, ma lui riesce a vederlo, e dopo che John Cena si è prenotato per il Royal Rumble match anche Punk lo fa, e dopo che avrà buttato gli altri 29 partecipanti oltre la terza corda suonerà la sua musica e punterà il dito su quel cartello e andrà nel main event di WrestleMania. E ora possono suonare anche la sua musica, ma ed arriva Seth freaking Rollins e dice a Punk che sapeva che prima o poi sarebbe arrivato, gliel'aveva detto, e lui è un uomo di parola e anche se ha perso è lì, mentre Punk non l'avrebbe mai fatto. Il Chicago Made gli risponde che però lui ha vinto. Rollins ha perso tante volte nella sua carriera, ha perso match importanti, main event, match titolati e anche a WrestleMania, ma quella di settimana scorsa è stata la sua peggior sconfitta. È troppo deluso da se stesso perché ha perso in una delle serate più importanti della sua carriera e l'unico modo per vendicarsi è far sì che il grande sogno di CM Punk finisca giù per il gabinetto. Lui non vincerà la Royal Rumble perché sarà Rollins a farlo e butterà lui stesso Punk oltre la terza corda, ed arriva anche Drew McIntyre che resta sullo stage e dice che non c'è cosa più disgustosa che parlare di se stessi, e Punk subito gli ricorda che l'ultima volta che i due si sono incontrati McIntyre era in ginocchio, in lacrime e gli scorreva sangue dalla testa, e ora se farà un altro passo in avanti ci vorranno più di 15 punti per chiudergli ciò che lui gli aprirà. E lo Scottish Warrior risponde che però lui ce l'aveva con Rollins e quest'ultimo lo invita sul ring, e McIntyre gli dice che pensa solo a se stesso, mentre settimana scorsa tutti erano coinvolti nel tribal combat per far sì che Reigns non si riprendesse di nuovo il suo potere, ma Rollins non se n'è fregato proprio, pensando solo a se stesso. E mentre Punk e Rollins litigano su chi dei due non abbia compassione, invitano anche McIntyre sul ring per combattere tutti e tre, ma McIntyre si rifiuta perché non è questo il momento. Gli hanno rubato il titolo e l'unico modo per riprenderselo è vincere un match che gli garantisce una chance titolata, e quindi i tre si vedranno fra 2 settimane. Beh, che dire ragazzi, abbiamo altri 3 super nomi per la Rumble. Ora passiamo all'azione con il match tra Chad Gable e il miglior luchador che Adam Pearce è riuscito a trovare, che è proprio come aspettavamo, cioè Penta e il Zero Miedo, Pentagon Junior, qui in WWE chiamato semplicemente Penta. E beh, che dire, madonna mia che match, 15 minuti incredibili, iniziato come un bel freestyle di tecnica e atletica e man mano è andato a crescere e abbiamo visto addirittura la Mexican Destroyer, ma soprattutto la Penta Driver. Mai avrei immaginato di vederla in WWE, e vabbè, non sto qui a dirvi che a vincere il match è stato proprio Penta. E quest'ultimo subito dopo il match ringrazia tutti i fan perché sa bene che tutti aspettavamo questo momento e ora lui è in WWE e questa è la sua nuova casa. Poi ringrazia tutto il popolo messicano e la sua famiglia che è lì a bordo ring e dice che questa non è solo una nuova era per la WWE, ma questa sarà la Penta New Era. Nel backstage Finn Balor e Liv Morgan continuano a punzecchiarsi, ma poi arriva Dominic Mysterio pieno di rose perché vuole farsi perdonare dalla Morgan dopo che settimana scorsa ha cercato di riabbracciare Rhea Ripley, e Liv Morgan accetta le sue scuse. Ma Finn Balor ha altro a cui pensare perché lui e JD devono riconquistare i titoli di coppia e stasera dovrà però prima affrontare Damian Priest in uno street fight match. Sheamus batte Ludwig Kaiser nell'ennesimo banger durato 5-6 minuti. Beh ragazzi, questi due possono affrontarsi anche decine e decine di volte, ma sarà sempre un bello spettacolo. Ma dopo il match Sheamus si avvicina al campione intercontinentale Bron Breakker seduto
tutto tra il pubblico e i due si spintonano e si lanciano una sfida, e infatti i due si affronteranno a Saturday Night's Main Event con il titolo Intercontinentale in palio. Ci spostiamo nel backstage dove c'è Seth Rollins e ci annuncia che settimana prossima affronterà Drew McIntyre, e Sami Zayn dice a Rollins che lui c'è sempre, ma il visionario gli risponde che settimana scorsa non c'era perché era impegnato a festeggiare il suo Tribal Chief che si è ripreso indietro sulla fala. E ora cosa farà? Aiuterà Reigns a vincere la Rumble? Aiuterà Reigns a vincere il titolo contro Cody? E Rollins gli dice che forse è meglio se inizia ad aiutare se stesso. Karrion Kross dice a The Miz che i Wyatt Six si sono spostati a SmackDown, peccato, speravo fossero stati licenziati. E Sami Zayn, vabbè, è un dibattito con Kross e Miz gli ricorda che lui è un 2 volte campione del mondo, cioè 2 volte in più di quelle che Zayn mai sarà, e quindi i due si affronteranno stasera in un match. Ora è il momento del campione del mondo dei pesi massimi, il ring general Gunther, che settimana scorsa ha assistito al primo episodio di Raw su Netflix, l'inizio di questa nuova era dove c'erano tanti grandi nomi e sarebbero dovuti esserci anche grandi bei match che invece non ci sono stati. Tutti pensavano a chi fosse il capotavola, a chi fosse il best in the world, ma non importa, perché quello che veramente importa è il titolo del mondo dei pesi massimi e ce l'ha proprio lui. E arriva Jey Uso che ora ha lasciato dietro le spalle i problemi di famiglia e Drew McIntyre, quindi a Saturday Night's Main Event può affrontare Gunther con il titolo in palio, e il ring general gli chiede se è sicuro perché apprezza il coraggio di Jey e sa bene che lui quel titolo non può averlo per sempre, ma sicuramente non sarà Jey a toglierglielo. E poi, se non ricorda male, i due si sono affrontati in passato per il titolo intercontinentale e Gunther l'ha battuto per ben 2 volte, e quando quella campanella suonerà gli terrà in mente che lui è soltanto un buon wrestler da tag team, perché Main Event per Jey è un soprannome, mentre per Gunther è il posto in cui stare. E Jey gli risponde che ha ragione, lui ha paura di stare lì e mai avrebbe pensato di lasciare il tag team wrestling e mai avrebbe pensato di vendere così tanto merchandising, ma Saturday Night's Main Event Gunther imparerà a rispettarlo, perché Main Event non sarà più soltanto un nickname. Beh ragazzi, non mi esprimo neanche, se Jey vince giuro che non seguirò mai più il wrestling. Ora è il momento del match che decreterà la prima campionessa intercontinentale della storia tra Layla Valkyria e Dakota Kai. Match bellissimo, purtroppo durato pochissimo, ma veramente molto bello, e a vincere, a diventare la prima campionessa intercontinentale della storia è Layla Valkyria. Sami Zayn batte in un match abbastanza carino The Miz grazie a un Elua kick quasi rubato, e ora sul ring c'è la nuova campionessa del mondo Rhea Ripley e dice che la Mani è tornata e che lei è sempre Rhea Bloody Ripley e lei è di nuovo la nostra campionessa. Ma arriva Nia Jax che era qui per parlare con Adam Pearce riguardo alla finestra dei trasferimenti e voleva dire a Rhea Ripley e a tutti noi che lei vincerà la Royal Rumble e si prenderà qualsiasi titolo lei voglia, perché lei è sempre la migliore di questa divisione, non Tiffany Stratton, non Rhea Ripley e neanche Bayley che è tra il pubblico. E quest'ultima scavalca le barricate e sale sul ring per dire che questo non è il suo show, ma questa è la sua città. Nia la spinge e spinge anche Rhea Ripley e poi vabbè Bayley e Rhea la mandano fuori. E finalmente è arrivato il momento del main event, lo street fight match tra Damien Priest e Finn Balor. Bellissima rissa con tanti oggetti e dopo una super Falcon Arrow dalla barricata su dei tavoli, Balor è stato portato via in barella, ma Priest l'ha attaccato lo stesso e il Judgment Day è intervenuto per aiutare il suo leader, ma neanche la superiorità numerica è servita per farlo vincere, e ad aiutare l'arciere dell'infamia sono arrivati i War Raiders a pareggiare i conti e il match è proseguito 1 contro 1 con Coup de Gras e Razor's Edge sul tavolo, barricate distrutte e South of Heaven Chokeslam che porta la vittoria a Damien Priest. Ed è così che si conclude questa puntata di Monday Night Raw. Beh ragazzi, una puntata non male, non eccezionale ma neanche brutta. A voi invece è piaciuto? Vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!